Allora, benvenuti a tutti. Ringrazio la mia ospite Maria Antonietta Milazzo, psicoterapeuta, che aprirà un confronto su questo tema che cominciamo a lanciare adesso come una serie di interpretazioni basate sulla lettura di quello che di solito viene considerato un romanzo d'avventura e che probabilmente in base all'intento dello scrittore Daniel Defoe, che l'ha pubblicato nel 1719, non era certo un trattato di psicologia né di crescita personale, però prendendo spunto appunto da letteratura anche dedicata espressamente al pubblico giovanile, ci sono temi che possono essere valutati in modo particolarmente interessante e soprattutto in ottica evolutiva. Per cui grazie per la partecipazione Maria Antonietta e procediamo con un brevissimo racconto, una sintesi estrema di quello che è il romanzo. Il protagonista è un soggetto appartenente alla civiltà anglosassone, essendo un libro del XVIII secolo, chiaramente parla in termini legati alla storia di allora, e questo soggetto si trova spinto da una pulsione interiore a lanciarsi in una avventura che lo allontana dalla famiglia e lo porta a naufragare su un'isola deserta dove si troverà inevitabilmente ad affrontare una marea di pericoli. Quello che è soprattutto di difficoltà per la sopravvivenza. Quello che è particolarmente interessante è che potrebbe essere visto come un'epopea simile a quella di Ulisse, perché nel corso di questo libro, del quale ovviamente non faremo un audiolibro, ma citerò soltanto qualche piccolissima parte, qualche riga, che abbiamo selezionato perché è particolarmente interessante da analizzare in tema evolutivo. E quindi inizio e parto con la prima considerazione che fa capo esattamente alle prime due righe del testo, dove lo scrittore dice di Robinson Crusoe: io nacqui nel 1632 nella città di York da una buona famiglia che peraltro non era del luogo. Mio padre infatti era uno straniero di Brema. E qui c'è la prima cosa che mi sembra abbastanza significativa. La venuta al mondo, per tutti quelli che ci riguardano, è la caduta da un universo differente dal nostro in un mondo di materia e quindi siamo tutti stranieri. E qui il caro Daniel Defoe parte piazzandoci subito il protagonista come uno straniero alla Terra, il che presuppone l'ingresso nella vita come un eroe innocente che non sa niente di tutto ciò che lo circonda e che è destinato semplicemente, almeno nella prima parte della sua esistenza, a rendersi conto di quello che lo circonda e di quello che è la materia. Essendo straniero, ripeto, non sa niente di tutto ciò che ha intorno. La cosa ulteriore simpatica, poi lascio la parola a Maria Antonietta, è che qualche riga più avanti si dice: mia madre di cognome si chiamava Robinson e per cui io ebbi il nome di Robinson Kreuznauer. Kreuznauer, scusatemi tutti gli ascoltatori tedeschi, spero che ce ne siano pochi, per la pronuncia, ma non appartiene al mio lessico abituale. Ma siccome notoriamente gli inglesi inclinano a storpiare le parole, ora ci veniamo chiamati ed anzi ci chiamiamo e ci firmiamo Crusoe. Ecco qua. E qui ancora in termini di Genesi, all'uomo venne affidato il compito dal Padre Eterno al momento della creazione di dare il nome a tutte le cose. E il nostro simpatico eroe parte già con un nome che viene storpiato e sbagliato, ma che lui assume di buon grado, tant'è vero che si firmerà così per tutto il resto della sua esistenza. Cosa puoi aggiungere a queste prime considerazioni?
Mi riallaccio a quello che stai dicendo perfettamente. Riflettevo sul fatto che quindi racconta subito che il disconoscimento della nostra vera appartenenza, della nostra essenza, che, come dire, ci precede questo disconoscimento, no? Dice che c'è quindi una ferita, una perdita di identità profonda che ci fa perdere la cognizione della nostra vera identità, ma che questa ferita viene da prima di noi, che già i nostri genitori stanno dentro in questo disconoscimento e che quindi, come dicevi tu, noi veniamo al mondo, cadiamo nel mondo e dobbiamo renderci conto di qual è la nostra vera casa, ma i nostri genitori non ci possono aiutare perché anche loro sono dentro questo oscuramento. A loro volta, genealogicamente, si ripete continuamente la stessa cosa e quindi ci possono dare una rotta fino a un certo punto, delle indicazioni fino a un certo punto, perché per quanto siano riusciti ad evolversi nel corso della loro esistenza, comunque partono come stranieri alla Terra. E infatti la citazione immediatamente successiva si riferisce proprio a quello che hai già anticipato. Poiché ero il terzogenito e non ero stato indirizzato a un qualsivoglia mestiere, ben presto il mio cervello prese a fantasticare e a sognare di andare in giro per il mondo. Allora, preciso che il terzogenito in realtà era l'unico rimasto, perché i due fratelli maggiori, uno era morto in battaglia e l'altro era scomparso. Quindi anche qui la genealogia lancia degli ami nell'animo di Robinson che tende a fare la stessa fine degli altri, a scomparire. Tant'è vero che precisa poi nel corso del testo che i suoi genitori non lo rivedranno mai più, perché una volta che riuscirà a tornare in Inghilterra, ormai i genitori saranno scomparsi. Simpatico è anche da considerare, non ero stato indirizzato a un qualsivoglia mestiere. Quindi qui la genealogia, la famiglia, aveva già previsto che per non perdere anche questo figlio avrebbero dovuto mantenerlo lattante il più possibile in modo da averlo sott'occhio. E in effetti una delle tendenze che spesso avviene in famiglia è proprio quella di cercare di mantenere il pulcino all'interno del nido, soprattutto se ci sono stati dei traumi come la perdita degli altri due figli, maschi anch'essi, quindi anche lì il richiamo è abbastanza interessante. E per cui il nostro simpatico soggetto però è dotato di un cervello che prende a fantasticare sognando di andare in giro per il mondo. E qua di nuovo è l'eroe innocente che allarga le sue ambizioni. eh, Torniamo all'immagine del bambino ancora in fase di allattamento. Più in là di qualche centimetro intorno al suo corpo, anzi addirittura la partenza è cercare di toccarsi per sapere dove diavolo sia finito e poi inizia a toccare gli oggetti immediatamente circostanti. E qui Robinson ha la pulsione di allargare gli orizzonti, di continuare a scoprire il mondo sempre da innocente, però allargando il tiro e quindi la traiettoria delle sue ricerche. Ovviamente poi si precisa che il padre cerca di dissuaderlo in tutti i modi, fino a riuscire a convincerlo con stratagemmi di dimostrazione di affetto e di non necessità dal punto di vista economico, ma Robinson non ci casca. E quindi qua, in termini di psicogenealogia, credo che tu ci possa mettere sicuramente una buona parola aggiuntiva. Mi riaggancio tanto alle cose che stai dicendo, no? Sono veramente interessanti, no? Perché sì, che arriva l'aspettativa familiare, un'aspettativa di protezione, come dicevi, hanno già perso due, questo ce lo teniamo bene vicino. Quindi
il modello è ritagliato sulla sicurezza, ma è una sicurezza anche particolare, no? È una sicurezza dell'essere conforme, dell'essere socialmente collocato. Però questa proposta familiare è per di fatto una vita senza mistero, senza rischi, ok? Lo tengono lì. È chiaro che questo è il modello di un bambino, no? Che rimane dipendente se rimane negli orizzonti della famiglia. E poi un'altra cosa mi ha colpito, perché c'è il modello di felicità che propone il padre, che anche questo è interessante, perché nel viaggio che noi facciamo nella nostra vita, l'idea di che cosa sia il raggiungimento di questa felicità ha un certo peso. E mi piaceva proprio leggere cosa dice l'autore, no? Cosa dice il padre. Mi disse che il far fortuna con iniziative avventate e acquistar fama con imprese fuori del comune toccava a uomini disperati o a coloro che aspirano per ambizione a raggiungere posizioni superiori alla propria, che si trattava di cose troppo in alto o troppo in basso per me e che la mia condizione si poneva a un livello intermedio, cioè al gradino più basso fra quelli elevati. Ed egli, per lunga esperienza, lo aveva considerato la miglior condizione di questo mondo, la più idonea a garantire la felicità dell'uomo, non esposta alle miserie, ai sacrifici, alle fatiche e alle angustie di quello strato dell'umanità che deve adattarsi al lavoro manuale e al tempo stesso libera dalla schiavitù, dell'orgoglio, dello sfarzo, dell'ambizione e dell'invidia cui soggiace la classe più abbiente. È interessante, l'ho letto apposta, perché il modello è come avere uno stato permanente di felicità che non deve essere mai turbato, che è esattamente lo stato dell'utero della mamma quando non siamo ancora nati, dove le variazioni sono minime, stiamo lì, non abbiamo particolari turbamenti e questa è la felicità. Naturalmente il nostro viaggio per riconoscere la nostra vera identità non può essere questo. Se noi prendiamo come esempio i bambini, quando già sono in grado di comunicare, però comunicano soltanto in termini spirituali, cioè di quello che hanno dentro, e non hanno la minima considerazione pratica di quello che potrebbe essere il futuro, l'ispirazione è sempre evocata verso una figura eroica. Cosa vuoi fare da grande? L'astronauta, il marinaio, che ne so io, queste ispirazioni che arrivano da una figura simbolica della quale il bambino non sa nulla, però che lo attrae, che lo richiama. Il pittore. In realtà poi la famiglia spesso che cosa propone? Sicuramente una crescita in termini sociali, ma lenta, non veloce, perché chi dovesse fare un salto anche all'interno del gruppo dei figli, un salto troppo elevato, verrebbe disconosciuto come non più appartenente alla famiglia. Al che il papà nella sua saggezza, visto che è stato definito già come molto anziano, quindi il saggio dell'epoca, fa presente che la classe più abbiente poi è invidiosa, la classe meno abbiente gli tocca di sporcarsi le mani, poverini. Tu stai qui in mezzo, no? E oltretutto io papà ho lavorato e tu campi di rendita e quindi più felice di così non puoi essere. In realtà il bambino Robinson non aveva quell'ispirazione, cercava l'avventura, nonostante non avesse nessuna esperienza, perché anche quello nel testo viene specificato in modo abbastanza chiaro, che era un lavativo che non faceva un tubo dalla mattina alla sera, quindi, no. Però dentro di sé c'era ancora questa vocazione infantile che lo mantiene ancora a livello di eroe innocente, quindi inconsa- inconsapevole ed incosciente, per cui nella sua Sì, incoscienza si lancia. abbiamo bisogno di questa incoscienza un po' per incominciare il viaggio, no? Perché se no cosa ci dà la possibilità di uscire da questo orizzonte familiare? E,
lui la sente questa vocazione che è idealizzata, no? È una chiamata, un viaggio ad andare in un altrove, in un orizzonte più grande e quindi uno strano desiderio di proiettarsi oltre le aspettative familiari che però erano abbastanza confortevoli. E anche riflettevo su questo, no? Che torna in tanti eroi che mi è tornato in mente Abramo, no? Che comincia in un libro con tanti eroi, anche loro, Abramo comincia con sentire la voce di Dio che dice di lasciare tutto indietro. E questo fa Robinson, lascia tutto il mondo conosciuto indietro e si avventura verso un mistero, verso qualcosa che non sa. E questa è una vera e propria vocazione, no? Ascoltare una voce interiore che non sappiamo nemmeno bene che cos'è, però sentire istintivamente che c'è qualcosa di importante per noi che ci chiama lì. Spesso in termini proprio lavorativi, per cui pratici nella mia esperienza, mi accorgo che tante di quelle vocazioni dai clienti vengono abbandonate o accantonate per un domani spesso mai raggiungibile e che riescono in realtà a compensare quella falla che è creata, anzi l'importanza della necessità che viene messa sopra a queste pulsioni e in realtà tornando bambini e dedicandoci almeno part-time come hobby, come qualcosa che non sia legato alla pura sopravvivenza, ma che dia sfogo a quell'anima da bambino, permette di affrontare molto meglio anche il resto dell'esistenza condizionata da fattori contingenti. Per cui se facevo prima l'esempio della vocazione del pittore, bene, nelle ore libere, invece di guardare le videocronache in televisione, se da bambino volevi disegnare, iscriviti di nuovo a un corso, fai qualche cosa di questo genere e almeno permetti al tuo spirito bambino di ritrovare almeno una parte dell'identità che ha manifestato all'inizio con quelle espressioni poco comprensibili da parte magari della famiglia o dei genitori, e peggio ancora quando poi c'è una professione di famiglia che viene portata avanti, per cui c'è un'industria, c'è uno studio notarile, c'è una tradizione di famiglia, ecco, quello non dico che sia una condanna, però non è detto che il figlio abbia quella vocazione. Almeno nel tempo libero mantenersi la sua parte di spazio creativo e soprattutto istruttivo. Nella mia esperienza come terapeuta, adesso sai, ci sono le mode da tutte le parti, quindi anche nella terapia ci sono le mode. Adesso si lavora tanto su queste parti del bambino, no? Ma si lavora molto, comprensibilmente, sulle parti ferite, no? Che sono quelle un po' da ricostruire per aiutare la persona ad andare avanti. Però è molto importante quello che stai dicendo, no? Di lavorare sul fatto che questo bambino sia una ferita, ma aveva anche una vocazione, aveva anche un'aspirazione, aveva un contatto più diretto con questa, più vicino ancora all'anima e quindi rivolgersi a questa vocazione è davvero una componente di salute, no, sì, di guarigione. Siccome io ho l'abitudine di andare piuttosto a braccio e ogni tanto colgo delle parole che mi richiamano l'attenzione, tu hai parlato di ferita e in effetti la ferita può essere una ferita ulcerata, per cui che sta sanguinando, oppure può diventare può cicatrizzarsi e il segno rimane, perché nella storia personale quella ferita non se ne va, però un conto è che rimanga ancora viva e un conto che venga rimarginata. E rimarginata poi, tra l'altro, da che cosa? Dalla automatica funzione che dovrebbe avere il corpo, perché quando noi ci tagliamo, ovviamente non è che la ferita rimane aperta in eterno. E ci sono animali
che non essendo convinti di non poter guarire, guariscono, riproducono la lucertolina, si riproduce la sua coda, a volte addirittura gli arti che aveva lasciato in giro da qualche parte per attacco di predatore un po' troppo aggressivo, ma siccome loro non hanno la non fede, il meccanismo automatico di guarigione parte. Molto spesso i limiti ce li diamo da soli, non credendo di poter rimarginare una ferita. E adesso qui stiamo parlando di storia personale, quindi non sono ferite, sicuramente potrebbero esserci anche, se si tratta di un incidente, c'è anche la ferita fisica. Però le ferite emozionali si comportano anche loro nello stesso modo. Dobbiamo permettere loro di rimarginarsi prendendocene cura, altrimenti rimangono sempre aperte. Non è vero che il tempo guarisce ogni cosa, ci vuole un tempo consapevole, ma su questo vorrei tornare un attimo indietro al cappello iniziale che hai fatto, no? Perché il viaggio di Robinson, che è appunto un viaggio dell'eroe, quando arriva al termine, è come se lui ritrovasse questa innocenza che ha perduto, ma l'innocenza è anche la fiducia che c'è uno stato naturale dentro di noi che ci unisce e che noi abbiamo perduto proprio con la civilizzazione. Questo rende ancora molto attuale questo eroe, no? Perché lui guarisce quando ritrova anche un'integrazione con un aspetto naturale. Ed Eh, è come la lucertolina che può far ricrescere la sua coda. adesso stai toccando un ambito che socialmente è piuttosto dominante in questo periodo, perché se noi prendiamo appunto questo romanzo e guardiamo la chiave evolutiva, per cui partiamo dal primissimo archetipo per arrivare, per sua fortuna, per arrivare a quelli più evoluti e maturi, l'umanità dovrebbe fare la stessa cosa, non dovrebbe andare a marcia indietro. E io temo che invece ultimamente stia arretrando. Perché se guardiamo la storia del passato, almeno qui nella nostra Italia sviluppata e decisamente moderna, la spinta alla ricerca e alla ribellione che ci poteva essere, io parlo degli anni 70 perché me li ricordo, dove l'archetipo era guerriero e per cui essendo guerriero metteva in dubbio qualsiasi, non è che soltanto ci fosse lo spirito violento, ma il guerriero è quello che dice io non credo a niente. Tutto quello che mi avete raccontato lo cancello e contesto tutto. Contestando tutto, poi apro la strada per le analisi successive, però devo mettere in dubbio tutto, che tra l'altro dovrebbe essere il principio della scienza, perché fino al mancato raggiungimento della prova empirica le teorie non sono mai confermate. Ultimamente mi sembra che l'umanità, almeno qui intorno a noi, stia tornando indietro all'eroe orfano che ha bisogno di un papà che gli dica continuamente quello che deve fare e quindi affidare a questa figura importante e superiore le scelte e basarsi esclusivamente sulle regole che vengono date. Il nostro caro Robinson, il papà comincia già a metterlo in dubbio e metterlo in discussione. Tanto è vero che il padre sarebbe stato pronto a fare del suo meglio se mi fossi trattenuto. Trattenuto già in termini evolutivi è una contraddizione veramente pesante. Trattenuto e sistemato in patria in conformità al suo suggerimento, così, così non voleva minimamente incoraggiarmi a partire e per non avere alcuna responsabilità sulle mie disgrazie. Quindi la paura di eventuali disgrazie, che è perfettamente comprensibile in questo padre che ha perso due figli, era tale da dire tu stai qua, non ti muovere da qua, resti nella tua gabbietta, ti comporti da criceto, anzi
gabbietta te la costruisco io e tu corri il meno possibile così non fai fatica, perché tanto economicamente ci penso tutto io e ti tengo nella tua gabbiettina. Quindi la figura del padre di Robinson è esattamente la figura della paura di affrontare qualche cosa che possa farci evolvere. Il povero Robinson si trova davanti a un discorso perfettamente logico dal punto di vista materialistico, ma in termini evolutivi non siamo proprio liberi dalle catene che qualcun altro ci sta mettendo. Quindi c'è già un conflitto tra l'innocente che vorrebbe soltanto esplorare il mondo e l'orfano che vorrebbe dire sì, ma lo esploro da solo. Altrimenti se non sono autosufficiente non posso andare avanti. L'orfano ha bisogno di questo sostegno continuo e quindi è destinato un pochino alla dipendenza. E d'altra parte è un po' come se questo racconto ci sta dicendo quanto un pochino l'assetto patriarcale, no? Che è un po' basato sulla paura, sull'impossibilità di concepire dei diversi orizzonti, per noi ha un peso grandissimo, no? È il peso di una trasgressione che ci mette, come dicevi tu, fuori dall'ambito familiare e questa cosa non è facilmente tollerabile. Credo che nel racconto è come se lui fosse un po' appunto un bambino ancora che fa una trasgressione, fa una marachella un po' grossa, non ha ancora la consapevolezza di quello che lui è chiamato a fare. Consapevolezza non c'è proprio niente, quindi aveva un punto di riferimento che era il padre, gli racconta tutta la sua poesia, poi dice, vabbè, cerco di andare da un'altra parte perché se il papà non mi lascia andare fuori a giocare, lo chiedo alla mamma e magari frego il sistema e riesco ad evadere. Se per caso la mamma ci casca e dice di sì, nel caso specifico di Robinson, anche la madre non è che lo conforta più di tanto, per cui i due genitori erano perfettamente allineati e comunque quando tu dicevi che si tratta di una pulsione, ma non una pulsione consapevole, è assolutamente vero. Qui in queste prime pagine di consapevole non c'è assolutamente niente, tranne il fatto che viene in qualche modo fermato momentaneamente da quello che tu hai citato prima, che è la paura. La paura è quell'arma talmente importante ed efficace perché si basa non tanto su un sentimento e su uno stato d'animo, quanto su un istinto, l'istinto di conservazione, che viaggia a un livello talmente primordiale e primitivo da non poter essere scavalcato con il ragionamento, cioè non si può andare contro a quella parte istintiva che è quella appunto della sopravvivenza e della riproduzione, dove tutte e due mirano all'eternità. Sopravvivere vuol dire campo più a lungo e per cui mi avvicino un pochino all'eternità, ma siccome non ci posso arrivare, mi riproduco e così affido a un altro l'altro pezzo che condurrà almeno una parte di me all'eternità. Quando viene messa di mezzo la paura, basta, cioè non ce n'è più per nessuno. E il papà di Robinson la sa lunga e quindi gioca le sue carte in un modo molto efficace, momentaneamente, tant'è vero che ferma Robinson per un po' di tempo e poi ce la fa più, perché il bello dell'evoluzione eroica è che c'è anche una parte biologica dell'evoluzione eroica. Quando scatta il momento in cui il corpo entrerebbe nell'altro eroe, c'è una spinta che lo manda in ogni caso, anche questa totalmente subconscia, per cui incontrollabile, ma che lo manda verso l'evoluzione. Quindi oltre al meccanismo di autoguarigione abbiamo
anche un meccanismo che spingerebbe verso l'autoconsapevolezza, cosa che si ferma soltanto quando qualche elemento ci fa inciampare sulla strada. E uno dei più facili è la paura dell'ignoto. La paura torna tante volte come inciampo, è una cosa molto, molto potente, molto profonda. Verrebbe da dire che sono vari i meccanismi che possiamo trovare, no, come inciampo. Nella prima parte, quella sulla quale stiamo lavorando adesso, però la paura sicuramente la fa da padrona. Mi viene in mente che si riverbera anche nel racconto che continua, no, col suo malessere nel primo periodo del viaggio, no? Che lui passa continuamente stando male. Questo è come arriva l'eco di quanto è stato difficile. Lui ha fatto un salto, è partito, però, come dire, l'anima non era tranquillissima con tutta sta paura che gli ha messo addosso il papà. Quindi c'era una somatizzazione di una paura psichica che lo portava a star male. Tra l'altro ha scelto di andare per mare. Per quale motivo avrebbe dovuto stare male visto che era una sua propensione? Era proprio la paura di avere commesso un errore andando contro le regole dettate dalla famiglia e probabilmente anche dalla logica sociale. Quindi la famiglia si appoggiava anche molto a una convinzione della società di allora, quindi la visione era molto, molto più allargata rispetto alla famiglia. Tutti quanti avrebbero dato ragione al padre se avessero Certamente. organizzato una cena e i commensali avessero risposto alle argomentazioni di Robinson, avrebbero detto quasi tutti la stessa cosa. Ma chi te lo fa fare? E poi un'altra cosa, no, da notare che con questo passo lui compie questa grande trasgressione e quindi lui si espone, da lì in poi lui è esposto alla solitudine. Non solo non c'è, come dire, lascia casa avendo tradito le aspettative ed è solo. Adesso c'è lui che deve fare i conti col mondo ed è un mondo sconosciuto e come le onde, no? Che sale, scende e infatti ci saranno tantissime avventure per lui, no? Ci Esatto. sarà un orizzonte che cambia continuamente. Tanto era piccolo questo utero proposto dalla famiglia e tanto lui si apre in un'immensità che toglie il fiato, no? Che dal liquido amniotico che è completamente contenuto all'interno di un contenitore ristretto, passiamo alle onde dell'oceano e evidentemente un po' di differenza c'è. E quindi questo simpatico orfano che si pente di essere diventato orfano e avrebbe in qualche modo avuto voglia di restare innocente, prova la sofferenza della solitudine e di tutto ciò che questa solitudine porta assieme a sé. A questo punto io chiuderei la prima parte facendo presente a chi ci segue che il libro è di più di 600 pagine, quindi ne avremo per un pezzo, anche se alcune di queste pagine non sono così significative dal punto di vista della crescita personale, però vorrei, se possibile, chiedere a tutti quanti di commentare il video perché i vostri commenti ci permettono di indirizzare anche l'interpretazione del volume, ma il discorso verso qualcosa che sia più interessante possibile per voi e quindi siamo ben felici di assecondare eventuali vostre richieste. In ogni caso, grazie Maria Antonietta e grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie, A alla presto. prossima. Nel corso di questa prima puntata di presentazione abbiamo citato i primi tre eroi archetipici sui quali si impernia lo sviluppo dell'essere umano. Per avere una descrizione più dettagliata delle caratteristiche del primo degli archetipi, l'eroe innocente, potrebbe essere utile seguire i due filmati che abbiamo già pubblicato in precedenza
e i cui link si trovano sia nella descrizione sia nei riquadri di rinvio presenti negli ultimi 30 secondi di questo video. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione prestata.